Benvenuti a un'altra puntata di Emilia by Bike, dove discoveri proprio l'Emilia con la bici. Io mi trovo precisamente a Travo, che è nella Val Trebbia, e oggi con la mia gravola elettrica vi porterò a vedere anche le mitiche pietre Parcellara e Perduca. Però prima vado a incontrare il mio cicerone che spiegherà tutte le bellezze di questa zona. Venite con me? Ciao Leo! Ciao Justine! Ce l'ho fatta anche la salita, Ottimo! Visto? Benvenuto a Travo. Lui è Leonardo, un biker esperto di proprio questa zona. Da qui partiremo per un giro, una bella pedalata all'interno delle nostre valli. Ti farò assaggiare qualche prodotto locale molto interessante. Travo è un paesino che negli ultimi anni ha sviluppato tantissimo sul turismo. Ci sono un sacco di attività da fare, canoa, pesca, trekking. Oggi ci limitiamo nel pedalare. Però non si sa mai che un domani che ti capita di ritornare facciamo qualcos'altro. Next time. Sei pronto? Vai, sono carico. Ok, allora partiamo. Si parte. Guarda qua. Mamma mia, No, wow. non mi devi ringraziare, lo so già. Che visione mozzafiato. Vero, eh? Dove siamo, Leo? Qui siamo a Pigazzano, nel comune di Travo, 465 metri sul livello del mare, un paesino di pochi abitanti. Questa è la terrazza di Pigazzano, famosa per tutti i piacentini. Questo è il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta, che si affaccia su questa vista meravigliosa. Vedi tutto quello che vuoi da Milano a Brescia e oltre. Poi tutta la catena alpina e parte della Bassa Val Trebbia, il versante sinistro. Questo qui sotto è Rivergaro e il fiume Trebbia. Prossimo percorso, dove andiamo? Allora adesso partiamo, facciamo la strada panoramica della Costa del Bulla. Si affaccia sulla Val Trebbia da una parte e sulla Val Loretta dall'altra. Vedrai che sarà veramente divertente. Siamo ai piedi della pietra Perduca, una roccia magmatica che sorge dalla crosta terrestre più di 200 milioni di anni fa. Una roccia ofiolitica adiacente alla pietra Parcellara, che pare che sia la roccia più grossa d'Europa. Comunque non voglio mica anticiparti niente perché non svelarmi tutto. No, perché adesso incontreremo una persona esperta che ti racconterà la sua storia. Benvenuti, questa è la chiesetta di l'oratorio, anche così chiamato, di Sant'Anna. Quanto è vecchio? Gli scritti partono dal 1100, dicono che esisteva qualcosa prima, anche perché la chiesetta è stata fatta in diversi momenti. La chiesetta, da quello che risulta, era quasi tutta affrescata e gli unici affreschi sono questi che sono rimasti. Quello è San Giorgio, vede un pezzo di drago, il drago. Questo è San Colombano, quello è il diavolo. Questo invece è San Michele Arcangelo, che pesa le anime. Sono di epoche diverse, ma anche da artista diverso e materiale diverso. Qui ci sono due Madonne, questa è la Maria d'Assunta e questa invece è Sant'Anna.
Certo, un'altra cosa molto particolare di questo posto sono le vasche, che sono famose, che non si asciugano mai. Cosa c'è dentro quelle vasche? Le vasche sono 3, 2 c'è dentro l'acqua e ci sono i tritoni, è come delle salamandre, invece una no, è senza acqua perché acqua e fuoco una volta era una cosa, era come un mito. Sì, sacro. Era sacro. Molte donne che non potevano avere figli venivano qua, si immergevano nell'acqua e poi fregavano la schiena contro la roccia e quindi poi rimanevano incinte. Probabilmente quando si immergevano nella vasca per quel rito, lì nell'altra accendevano il fuoco. Ma come hanno fatto a scavare queste vasche? Probabilmente a mano. Il sasso qui ha la proprietà di tirar su dalla sorgente sotto l'umidità e quindi cala, però non asciuga. Camillo, grazie mille, è stato bellissimo, molto interessante. Noi fa molto piacere quando ci sono queste iniziative, anche perché è un modo per far vedere quello che c'è. Grazie Camillo. Questo è il parco archeologico di Travo, è un parco neolitico, ha 6.000 anni, quindi tutto quello che vedrete oggi fa parte della nostra storia più antica. Questo è davvero uno dei parchi più importanti per il neolitico di tutto il nord Italia. Adesso vi accompagno a vedere la ricostruzione di una delle capanne che gli archeologi hanno trovato negli scavi, che sono iniziati dal 1995 e continuano tuttora. I tetti sono fatti di delle canne palustri che crescevano lungo i fossi dei torrenti e hanno la capacità di fare scorrere l'acqua senza farla entrare dentro la capanna. Invece le pareti sono fatte di rami intrecciati e ricoperti invece di argilla. È un muro a tutti gli effetti. Cosa stiamo aspettando? Andiamo a vederli da vicino. Dentro la struttura ricostruita sono stati trovati negli scavi le parti più resistenti, come le asce, quindi in base ai ritrovamenti di questo sito e di altri siti si è riusciti a ricostruire gli oggetti completi. Quindi qua potete vedere le riproduzioni, gli oggetti originali sono all'interno del museo, di tutti questi manufatti e ci fanno capire davvero come sapessero sfruttare al meglio tutte le risorse naturali. Però mi incuriosisce come sono stati conservati così bene. Era qualcosa nella terra che li ha preservati più di altri posti? Sì, la ceramica resiste molto bene all'interno di questo terreno. Anche le ossa però, quindi noi sappiamo anche gli animali che allevavano. Allevavano soprattutto capre e pecore, ma anche maiali e bovini. Ogni anno noi proponiamo appunto attività didattiche perché qui davvero si può capire la storia. Quello che spesso è molto difficile da capire sui libri, qui la puoi vedere. Allora questi sono i fondamenti veri della casa. Qua quindi noi sappiamo che per esempio c'erano delle aree dove si filava perché sono stati trovati pesi a telaio. Delle altre aree invece dove c'erano delle schegge di pietra, quindi dove magari lavoravano le carni, dove lavoravano delle fibre. Anche gli alberi che voi vedete attorno al parco sono stati piantati in base ai pollini che sono stati trovati nel villaggio. Ma continuano questi scavi, immagino? Continuano ogni anno, quindi è una ricerca continua che grazie alle università e in collaborazione con la soprintendenza diciamo che ogni anno abbiamo delle sorprese nuove. Allora c'è da tornare ogni anno. Esatto. Francesco, voglio ringraziarti per questa bellissima visita. Grazie a voi di essere venuti. La cosa bella è che siamo arrivati in bici, ci sono talmente tante cose da imparare qua, tanta cultura, tante cose ancora da scoprire. Io ci tornerò, magari con i miei ragazzi. Molto volentieri, vi aspetto.
Justin, dopo questo giro ti sei meritata proprio un bel piatto di tagliatelle. Siamo all'antica trattoria di Stato, dal mio oste di fiducia Nicola, e cosa c'è di meglio che un piatto di tortelli dopo un giro del genere? Non posso pensare nient'altro, questo mangio volentieri. Questi sono 2 piatti tipici piacentini, le tue sono tagliatelle ai funghi ovviamente della nostra alta valle, le tagliatelle fatte con prodotti locali, e invece i tortelli classici piacentini, ricotta e spinaci e pasta all'uovo. Poi mi fai assaggiare anche quello. Vediamo. Ok. Qua, vediamo. Ragazzi, buonissimi. Devo dire che sono buonissime. Justin, Yeah. panorama mozzafiato, tortelli piacentini e parco archeologico. Salite dure. Vabbè, però quelli ci sta, dai, c'è il motore. Certo. Allora cosa c'è di meglio concludere questo viaggio con un bicchiere di vino? Cin cin, andiamo. Eccoci qua. Ciao ragazze. Grazie, grazie. Che vitini sono qua? Proprio qua abbiamo il vitigno dell'Ortrugo, che è un vino tipico dei Colli Piacentini. Abbiamo poi Moscato, Trebbiano, Chardonnay, tutti concorrono a creare il nostro spumante, di cui poi vi daremo un assaggio. Non vedo l'ora. Qui sopra invece possiamo vedere quelle che sono le nostre uve internazionali, quindi Pinot Nero e Chardonnay, mentre lasciamo all'ultimo vitigno là in fondo i vini rossi, quindi Barbera, Bonarda e il Cabernet Sauvignon. Qual è proprio il vostro vino di punta? Abbiamo un Ortrugo in purezza al 100% dal nome Sasso di Luna, che viene rifermentato in bottiglia, una lavorazione come se fosse quella di uno spumante, ecco, quindi il desiderio di valorizzarlo, così come in realtà abbiamo fatto anche col nostro spumante. Anche qua uno spumante che tiene insieme 5 uve diverse, era una bella scommessa. Ma il vino è biologico? Siamo biologici, Wow. Vedete bene il contesto di biodiversità, quindi è un biologico effettivo, nel senso che ai nostri confini non c'è altro. Una scelta geniale. Allora, let's drink. Cosa proviamo per prima? Proviamo lo spumante. Ok. Cosa rende particolare questo Pinot? Essendo lo spumante normalmente ci aspettiamo un sapore maggiormente neutro, qui invece abbiamo una squadra di sapori che scende in campo. Un'orchestra che suona bene insieme, buonissimo. Ma devo dire che anche noi abbiamo un po' suonato bene insieme, abbiamo pedalato, abbiamo riso, abbiamo sudato insieme. Una bella giornata. Sì, sì. Ok. Sì ragazzi. Alla prossima. Mi dispiace andare via dall'Emilia. Sicuramente torneremo sempre qua su Endu Channel. Emilia, bye bye.